Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025. Due carte. La prima è la forza e la seconda è il diavolo, ragazzi. Wow! Sono due carte collegate al terzo chakra, zona luce, zona ombra del terzo chakra. Che interessante, il potere personale, la forza di volontà. Certe volte quando c'è il diavolo si parla anche di questioni egoiche che un po' bloccano. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Poi per chi volesse approfondire, a gennaio è in partenza il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Anche di quello trovate il link sotto nella descrizione, poi per ogni eventuale informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Le previsioni del 2025 primo semestre sono già online, sono 4 e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Bene ragazzi, questo mazzo è gigante, quindi invece che far saltare le carte, le estraggo io perché ho provato a farle saltare, ma ci metto un sacco. E allora, questa parte la potete anche saltare, potete skippare il video se volete. Ok, vediamo che carte vi toccano. Partiamo con la carta della forza nuovamente, ragazzi, eh. Poi abbiamo la carta dell'appeso, il 9 di denari, il fante di bastoni, il 6 di bastoni e il 6 di coppe. Belle carte, ragazzi, devo dire. L'unica un po' stonata, se vogliamo, è il diavolo, ma non è detto che sia negativa, perché il diavolo comunque parla di potere personale. Partiamo dalla forza, andiamo a vedere carta per carta, poi farò i vari esempi per l'amore, il lavoro e via dicendo. Vi consiglio, ragazzi, di integrare questa lettura, che è quella trimestrale, gennaio, febbraio, marzo, con quella mensile, che poi andrò a pubblicare, con quella semestrale. Il messaggio che arriva in tutte e tre è vostro. Comunque io lo spiego nella guida, nel link che trovate sotto, guida alle letture. Io lì spiego come integrare più oroscopi. Allora, andiamo a vedere questa forza. Abbiamo il re di coppe e un 7 di coppe. C'è come un bisogno, una necessità, se vogliamo, di andare avanti, mi viene da dire, di progredire, di farsi forza, se vogliamo. Per qualcuno questa carta fa riferimento a uno sforzo che è stato fatto fino ad adesso. Può essere in funzione di questa persona, del re di coppe, può essere in funzione dei figli, può essere in funzione della vita, del lavoro, degli obiettivi personali. Diciamo che è stato un periodo con tanta volontà, o potrebbe iniziare l'inverno con questa forza, questo coraggio da cercare dentro. Andiamo a vedere l'appeso.
8 di bastoni e amanti. Qui ci può essere un lavoro sull'amor proprio, ragazzi, perché comunque l'appeso è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Tre di pentacoli e asso di pentacoli. Sono tutte carte di pentacoli. Credo che qui ci sia come una scelta da fare. Dico scelta perché gli amanti fa riferimento ad una scelta tra il vecchio e il nuovo. E qui è come se arrivasse il nuovo, ragazzi, un bellissimo 9 di pentacoli, che è una carta di appagamento, di denaro. C'è anche un asso di denari che rappresenta un nuovo inizio. Se guardo il 3 di pentacoli potrebbe essere un nuovo progetto lavorativo, qualche responsabilità nuova, se effettivamente si decide di fare un passo. Anche la carta della forza, tra l'altro, è una carta di decisione, di scelte che fanno andare avanti, eh? Io credo che per molti qui si tratti di una questione affettiva, per qualcuno anche romantica, però qui abbiamo questo cavaliere, questo, sì, è un cavaliere di bastoni, due di bastoni e quattro di coppe. È come se questo personaggio iniziasse a farvi vedere il futuro con una prospettiva diversa. Se non rappresenta una persona, questo cavaliere di bastoni, rappresenta una vostra attitudine, come se, boh, una volta fatta la scelta, andaste verso i vostri obiettivi senza girarvi indietro. E guardate quello che arriva, il 6 di bastoni. Wow, cavaliere di spade e un altro 9 di pentacoli. Quindi ragazzi, quello che arriva è l'abbondanza, la prosperità, il successo. Sento che potrebbe essere riferito a questioni lavorative o a questioni di prese di posizione nella vita. Qui si parla di scelte, qui si parla di andare verso una nuova progettualità, verso nuovi inizi, verso l'abbondanza. E il 6 di bastoni è una carta ehm, che in un certo senso, in questo caso, è come se vi sfidasse a prendere un po' le redini della situazione, la vostra volontà. Terzo chakra è collegato alla volontà. Tra l'altro lo sto proprio trattando in questo periodo nella sezione degli abbonati. Andiamo a vedere il 6 di coppe, che è una bellissima carta per terminare. È una carta di sogno, è una carta anche questa di coccole, di qualcuno che sperimenta l'amore genuino. 5 di coppe, 5 di coppe, fante di coppe e papa. Le metto sempre lontane, ragazze, poi alla fine del video guardo effettivamente che cosa sto registrando e mi rendo conto che non vedete le carte. Ok, allora, il Papa alla fine della lettura, ragazzi, è una bellissima carta, mi parla di ufficializzazioni, mi parla di contratti, mi parla di qualcuno, questo fante di coppe, che potrebbe effettivamente farvi una sorta di offerta ehm, aperta, concreta, cioè nel senso, può anche essere qualcuno che vi chiede scusa per un qualche cosa di cui si pente e potrebbe essere qualche cosa che è successo nel passato qui. È come un riportare in equilibrio una determinata situazione. Il passato risuonerà per pochi, però 6 di coppe è una carta che fa riferimento ai tempi andati. Datemi una carta per il Papa.
10 di bastoni, si conclude un ciclo per aprirsi un nuovo ciclo. C'è anche un tema con le responsabilità, perché qui abbiamo sia il 3 di pentacoli che il 10 di bastoni. Qui probabilmente qualcuno come se dovesse togliersi dei pesi, delle costrizioni, delle ideologie egoiche, e questo appeso vi serve proprio per guardare le cose da un altro punto di vista, iniziare a vedere l'abbondanza di cui siete permeati, mi viene da dire. E se non lo siete ancora nel primo trimestre del 2025, lo sarete, ragazzi. Allora, andiamo a vedere caso per caso. Partiamo dall'amore. Allora, direi che con questa carta degli amanti, la carta del Papa, insomma, abbiamo diverse carte che mi fanno ben sperare per quello che riguarda il settore dell'amore. Se siete single, devo dire che potreste effettivamente incontrare una persona anche molto passionale, ok? Passionale, dinamica, divertente. Ehm, diciamo che probabilmente la comunicazione potrebbe non essere completamente fluida con questa persona, ci potrebbero anche essere come, diciamo, dei giochi di potere, mi hanno detto. Però tutto sommato devo dire che è una relazione che può stuzzicare parecchio. E vi dirò che avendo anche il Papa alla fine, non nego che qualcuno alla fine del trimestre, quindi diciamo fine inverno, inizio primavera, potrebbe anche decidere di frequentare apertamente questa persona e quindi di far conoscere al mondo chi è il partner o la partner. Per quello che riguarda le relazioni, diciamo già cioè stabilite, solide, un warning, un attenzione. L'appeso, ragazzi, in questo caso vi serve per guardare le cose da un altro punto di vista, perché essendoci questo diavolo, io ho l'idea che qualcuno abbia una certa proiezione di come deve andare la relazione, dia per scontato certe cose e invece non parlandone queste cose potrebbero essere fonte di attrito. Non che veda discussioni, però la comunicazione potrebbe essere migliore. E se per caso siete legati ad una persona del passato o c'è qualche tema con il vostro partner attuale legato al passato, vi dico che potrebbe essere come un ritorno di questo tema, di questa persona, come la sensazione che c'è qualcosa che va ripescato dal passato perché sia chiarito, perché sia definito. Per quello che riguarda invece le relazioni più o meno, qualcuno, ragazzi, qui sinceramente potrebbe prendere la decisione in questo trimestre di andare oltre la persona che si sta frequentando, perché se le cose non sono fluide e che sento come se qualcuno le mandasse avanti per forza devo far lavorare questa relazione, per forza devo riuscire a... E invece forse non è la strada migliore. Qui molti potrebbero decidere effettivamente di lasciarsi indietro l'attuale relazione. Se è una relazione solo presa da illusioni, cioè diciamo creata su ideologie, ma mancano le certezze. E nello stesso trimestre, una volta che voi decidete di mandare a quel paese la persona, potrebbe ripresentarsi e venire a chiedervi scusa, riprovarci, dire ok, ho capito, sono pronto, pronta a prendermi la responsabilità della relazione. Questo c'è proprio come un andirivieni in questo senso. Per quello che riguarda... Ma andiamo ai soldi. Allora, il diavolo in questo caso credo che sia una bella carta, perché avete anche 2 9 di pentacoli, uno qui e uno qui, avete una carta di contratti, quindi devo dire che per quello avete l'asso di denari, dimenticavo insomma che non è roba da poco, quindi effettivamente ragazzi qui si potrebbero arrivare dei soldi in più rispetto a quello che guadagnate normalmente, potrebbero essere delle vincite, potrebbero essere dei regali, potrebbe essere semplicemente che vi disfate di qualche cosa di usato che non vi serve più e
automaticamente ne ricavate del denaro extra. La parte dei soldi è ben, ci sono come dei risultati, voi che soprattutto se deciderete di investire, credo che troverete la linea giusta di investimento. Penso che per molti siano investimenti online, non necessariamente in cose tangibili. Per quello che riguarda il lavoro, allora, diciamo che avendo due 9 di pentacoli, l'asso di denari, il 3 di pentacoli, la carta degli imperatori, insomma, ho varie carte, il 2 di bastoni, ho varie carte che mi indicano che il lavoro potrebbe essere proprio in espansione. Se siete senza lavoro, allora potrebbero arrivare dei contratti, effettivamente, ma io credo che dobbiate fare una sorta di panoramica un po' più ampia. Cioè, se state mandando, non lo so, il curriculum entro un raggio di 10 chilometri come aziende e nessuno vi chiama, espandete, magari iniziate a cercare in 20 chilometri, 30 chilometri, 40 chilometri. Ovviamente la distanza la scegliete voi, io adesso sto sparando a caso. È come se doveste spingervi oltre. E non vi nego che per qualcuno potrebbe essere proficuo, soprattutto se avete doti, se avete anche magari gli strumenti, non lo so, però per qualcuno che attualmente è disoccupato potrebbe essere molto, molto ben ehm, prospettato, mi viene, non so se si dica in italiano. Comunque, diciamo che c'è una buonissima energia per prendere tutto quello che voi sapete fare, aprire la partita IVA e diventare indipendenti. È come se qualcuno smettesse di cercare effettivamente lavori come dipendente e decidesse di mettersi cioè di aprire la partita IVA. Ragazzi, ci sono delle aziende che magari non si possono permettere di assumere proprio dei dipendenti, però sì che fanno contratti con dei collaboratori che hanno la partita IVA. Quindi magari prendendo in considerazione anche la partita IVA, potrebbe muoversi qualche cosa a livello lavorativo. Per chi è dipendente, ragazzi, qua vedo, allora, non sento proprio un cambio di ruolo, però è come se ve lo mettessero in testa, se iniziassero a dirvi, se riuscirai a farmi tot produzione, se riuscirai a compiere quell'obiettivo, a raggiungere quel risultato, potrebbe esserci per te l'occasione di. Può essere spostarsi, può essere l'aumento di stipendio, può essere cambiare ruolo, però è come se doveste fare un qualche cosa per ottenere il risultato. Perlomeno questo è quello che vi diranno nel primo trimestre. Tutto sommato, per qualcuno può essere conveniente far finta di non vedere certe cose, ok? Soprattutto se avete colleghi, soprattutto se arrivano delle avance nel mondo del lavoro, cioè da qualcuno con cui lavorate, ecco, rifletteteci bene. Per quello che riguarda gli autonomi, ragazzi, qui devo dire che potreste entrare in contatto con una persona che effettivamente vi fa vedere tutte le possibilità che potreste avere e che prima non avevate preso in considerazione. Qui si tratta di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Non lo so, state vendendo un prodotto, ipotesi, e quello che vi viene da osservare è, ok, io vendo il prodotto, ma posso vendere anche tutti i servizi legati al prodotto, ok? Sto vendendo, non lo so, la rotowash, mi viene in mente la rotowash, quindi io posso inventarmi il servizio, quindi vengo lì e ti faccio istruzione, faccio un mini corso,
ok? Può essere un servizio in più che io posso vendere all'utente finale. Per quello che riguarda, le persone vicino a voi ragazzi, e qui intendo amici, parenti, colleghi, vicini, un po' tutti, devo dire che sento che è un periodo proprio di unione, starete bene con queste persone, qualcuno inizierà ad andare in palestra perché spinto da da una persona vicina a voi, potrebbe essere un amico, un familiare, un vicino, però sento come questo nuovo inizio, palestroso. Per quello che riguarda invece i progetti, se avete progetti, anche qui ragazzi è un buonissimo periodo per seminare. Fate un piano di spesa se avete un progetto, cercate di capire che budget potete investire in questo progetto e poi dividetelo in base agli obiettivi che volete raggiungere. Tot per questo obiettivo, tot per l'altro, tot per gli strumenti, tot per la pubblicità, non lo so. Però devo dire che andrà alla grande, andrà proprio alla grande. E sì, questo diavolo in realtà lo sento molto positivo, anche se all'inizio vi ho detto che di solito rappresenta il lato d'ombra, se vogliamo, del terzo chakra, in questo caso io lo sento proprio come potere personale. È come se nel primo trimestre del 2025 appunto sviluppaste il vostro potere personale sia a livello di relazioni sia a livello lavorativo e soprattutto economico. A livello economico lo vedo proprio bene. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. 10 di denari e asso di spade, bellissimo. È una carta di compimento, di conclusione, di unione, mentre questa è una carta di inizio. Credo che dovrete lavorare con un gruppo. C'è qualche tipo di gruppo? Ah, mi arriva un messaggio. Se per caso io sapete che non incentivo mai questo tipo di pratiche perché portano alla dipendenza, però io vi dico quello che mi è arrivato. Se qualcuno ha questa abitudine magari di giocare la schedina, giocare, non lo so, i gratta e vinci, quello che è, nel caso in cui farete parte di un gruppo di gioco, ci sarà più probabilità per voi di vincere, ok? Quindi è come se vi dicessero per avvicinare questa vincita potenziale al gioco, questo premio, questi soldi in più che potrebbero arrivare, vi conviene giocare in gruppo, ok? Ritornando alle carte di Osho, qui c'è come un nuovo inizio, ragazzi. Tenete presente che può anche essere una nuova idea con l'asso di spade, una nuova verità, una nuova realtà. Mi viene da dire che viene a galla e la sento un po' legata a questa carta del 10 di Pentacoli, che di nuovo è una carta che mi richiama al Papa, quindi contratti, eredità, soldi che arrivano, premi, pensionamento, ufficializzazioni, riconoscimenti. Avete anche 6 di bastoni che è la stessa energia. Vi dico, molti prenderanno potere nel primo trimestre del 2025. Un'ultima carta, quelle delle fatine. Tolleranza. Contate fino a 10 prima di rispondere a qualcuno. E quando qualcuno vi dice qualcosa, tenete sempre presente, questo è importantissimo ragazzi, che la persona vi dice quella cosa lì filtrata dalle sue idee, dalle sue esperienze, dalle sue credenze limitanti. Non è detto che quello che vi dice abbia a che fare con voi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale, mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se avete piacere di andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti trovate temi di metafisica, metamedicina, insomma, sono temi di natura olistica ed è tutto quello che io ho studiato in più di 25 anni e praticamente lo metto a disposizione vostra, cioè il materiale ce l'avete lì.
Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!